Nel 1972 ho cominciato in Venezuela la prima gara a 16 anni. È stata un po' comica, diciamo. La settimana prima ero andato a vedere le prove che facevano a San Carlos. I piloti che avrebbero corso la settimana dopo iniziava il campionato a Barquisimeto. Alcuni di loro sono andati con la moto da strada, come ho fatto anch'io con la mia 750 Honda. E finite le prove con le moto da corsa, si sono messi a girare in pista con le loro moto e mi ci sono messo anch'io e giravo insieme a loro tranquillamente, senza problemi. E dopodiché, quando ci siamo fermati ai box, il papà di Ferruccio Dalle Fusine, che era un campione venezuelano e il padre era preparatore di moto, mi fece una domanda se correvo anch'io la settimana dopo. E io ho detto no, assolutamente, non ci ho neanche mai pensato. Sono rientrato alla sera a casa, a Caracas, e al mattino dopo mi sono alzato dicendo sì, corro anch'io. La moto era pesante, 750, bisognava spingerla. La partenza è venuto un commissario e mi fa: io so che hai il motorino d'avviamento, ma non lo puoi usare, ti controllo, se ti vedo ti squalifico. Vabbè, non avevo mai neanche provato ad accenderla da solo, l'ho spinta, non riuscivo a farla partire. Quando non ce la facevo più, che ho chiuso il gas, è partita. Ero straultimo. Ho cominciato a recuperare e sono riuscito a rimontare fino al terzo posto. Tra l'altro avevo appena passato il quarto, che poi ha vinto la gara, perché i primi due si sono fermati. Però mi si è rotta la catena e mi sono ritirato. Dopodiché mio padre fa, che era venuto ovviamente a vedere, fa: ma mi ha impressionato, sei stato bravo, però preferirei se lasci stare la moto e a 18 anni ti aiuto a correre in auto. La mia risposta il giorno dopo è stata: va bene, a 18 anni tu mi aiuti a correre in auto, intanto corro in moto. Al Paul Ricard nel 75, prima gara del mondiale, e ci siamo presentati col team Benemotos, Ippolito e alcuni meccanici, con le nostre moto che avevamo portato dal Venezuela, moto che la Yamaha vendeva ai piloti privati. E sì, effettivamente ho vinto prima la 250 battendo il giapponese Takai, pilota ufficiale Yamaha, con la moto ufficiale, e nella 350 un certo Agostini, che anche lui con la moto ufficiale Yamaha è rimasto dietro. Dopo la gara lì, la moglie di Agostini al Paul Ricard mi fa: non dovevi fare questo a Mino? Cosa gli ho fatto? Non l'ho mica buttato in terra, cosa gli ho fatto? È caduto, perché non lo vedevo. E niente, non mi ha detto niente, infatti è arrivato secondo, no, non l'ha digerita molto bene. La 750 Yamaha 4 cilindri 2 tempi era una moto veramente eccezionale, mostruosa, cattiva, difficile da domare, ma per me era la moto più bella, migliore, quella che mi sono divertito di più. C'erano delle piste che la velocità massima con questa moto era intorno ai 345, quasi 350 all'ora. Kenny Roberts, pilota americano, era un ottimo pilota, sempre pilota ufficiale Yamaha, anche lui, solo che lui correva con la Yamaha America e io con la Yamaha Giappone. Lui in certe occasioni, certe piste aveva un grosso vantaggio, che erano le gomme Goodyear, che le aveva lui in esclusiva, le poteva usare solo lui e noi facevamo quello che potevamo, però tante volte l'abbiamo battuto. Con Barry Sheene, mio grande amico, nel motomondiale è stato il più grande pilota della 500 in quegli anni e eravamo grandi amici
E ci siamo conosciuti a Salisburgo dopo che aveva avuto l'incidente a Daytona gli era scoppiata la gomma a 300 e passa all'ora. È stato simpatico perché parlava spagnolo, perché lui ha corso con la Bultaco, parlava anche un po' di italiano. E lui è arrivato lì con la sua Rolls e mi ha detto, siccome la gara dopo era in Inghilterra, mi fa: dai che andiamo insieme con la mia macchina in Inghilterra. Va bene, allora arriviamo in Inghilterra, prima di scendere dal traghetto mi fa: ecco la chiave, guida te. Ho detto no, perché poi mai guidata quella macchina col volante a destra, dicevo no, io non posso guidare, mi hanno tolto la patente. In Inghilterra era senza patente, da ridere, ho dovuto guidare io. Per l'epoca diciamo che le cifre che poteva prendere un pilota ufficiale, più qualche sponsorizzazione, erano buone, decenti. Diventare ricchi è un'altra roba, non c'erano i milioni che ci sono oggigiorno. Sì, nel mio ambiente delle moto mondiale, io ho corso dal 75 all'80 e la sicurezza non c'era quasi per niente, cioè piste molto pericolose, alcuni punti, non so, piste cittadine che si passava in mezzo alle case, oppure in Finlandia, passaggio a livello, alberi, c'era un po' di tutto. E la protezione che avevamo era una tutina in pelle leggerissima, non c'erano protezioni per le ginocchia, per i gomiti, per la schiena, non c'era assolutamente niente, cioè era molto pericoloso, sì. Mio padre in Venezuela ha corso in moto, è diventato campione nazionale, poi ha corso anche in auto. E come dicevo, dopo la prima gara mi aveva chiesto di correre in auto aspettando un paio d'anni e quindi la moto era quella che mi appassionava e sapevo cosa potevo fare con la moto. I risultati c'erano, però in testa avevo sempre l'idea di correre un giorno in auto, in Formula e arrivare in Formula 1, ci sono riuscito. Formula 2 sì, l'esperienza con Minardi non è stata molto buona, ero in squadra con Michele Alboreto, un ottimo pilota, bellissima persona e mi trovavo molto bene con lui. Però la squadra forse aveva poca fiducia in me, non mi davano neanche le gomme buone per girare. E nell'82, Formula 2 europea, sì, sono arrivato secondo per un punto, anzi perché c'erano gli scarti, perché altrimenti avrei vinto lo stesso il campionato. Passare dalla moto all'auto è tutta un'altra cosa, cioè tecnicamente quello che hai imparato con le moto ti aiuta poco, sì. Esperienza in gara, comportamento in gara, però come guida, come messa a punto, come tecnica devi imparare tutto di nuovo. Sì, alla fine dell'82, finito il campionato di Formula 2, Maurice Nunn mi ha chiamato chiedendomi se volevo correre con loro l'anno dopo in Formula 1. E mi ha fatto piacere il discorso, sì, sono andato in Inghilterra, ho visto la squadra, era una squadra piccola, aveva fatto la fusione con la Theodore, infatti era la Ensign Theodore, di Teddy Yip, però non c'erano dei grossi fondi, delle grosse potenzialità. Per iniziare mi sembrava che andava bene. Purtroppo non ho neanche avuto il tempo di fare, la possibilità di fare dei test prima di andare a Rio. Rio è stata la prima gara in Brasile e la prima volta che sono salito sulla macchina era il venerdì prima del Gran Premio. Ovviamente la macchina è impressionante perché rispetto alla Formula 2 era molto più veloce in rettilineo, anche se devo dire che in Formula 2 in curva si andava forte, soprattutto con la Wing Car, era una vettura ala che in curva era veramente attaccata e velocissima,
cosa che avevano già tolto dalla Formula 1 come regolamento. Alla Toleman purtroppo sono arrivato dopo Ayrton aveva già firmato come primo pilota e ovviamente aveva dei grossi sponsor e la squadra era tutta per lui, sia i test, sia il motore nuovo, iniezione elettronica e tutto il resto era tutto a suo favore. Io purtroppo non provavo mai e il motore andava molto meno del suo e poi si rompeva sempre, ho sempre avuto problemi, non ho finito quasi nessuna gara finché ho avuto l'incidente in Inghilterra a Brands Hatch a luglio. Nelle prime prove libere era una macchina completamente nuova che dovevo in teoria provare la settimana prima, andare in Inghilterra per fare il collaudo, preparare la macchina per il Gran Premio. E invece me l'hanno finita venerdì mattina con i meccanici che erano sfiniti e molto arrabbiati. Qualcosa purtroppo è successo, si è rotto. È stato un incidente gravissimo, tra l'altro erano le prime scocche in fibra di carbonio e oggigiorno non sarebbe successo niente, alcuni anni dopo, perché la sicurezza è molto migliorata da allora. Appena toccato il guardrail la macchina è esplosa davanti ai piedi, dal sedere in avanti non c'era più la macchina. Sì, effettivamente avevo delle grosse possibilità di cambiare squadra, c'era Bernie che ci teneva molto, infatti lui allora era proprietario della Brabham e poi c'erano altre squadre, anche la Ferrari che Enzo, il commendatore, sono andato a trovarlo un po' di volte, lui era molto appassionato di moto, di auto e abbiamo avuto è stato molto carino, è stato simpatico parlare con lui e lì in squadra la Ferrari erano cioè, ben consapevoli delle mie capacità e c'era la possibilità di andare anche in Ferrari. Io non ho più provato Formula 1 perché ci ho messo un anno prima di rientrare in pista. Le caviglie avevo dei problemi di mobilità e anche di dolori che già guidando una macchina da turismo facevo molta fatica. Allora, con le macchine di allora, sarebbe stato impossibile continuare a guidare. Ma io quando correvo in Formula 2 e in Formula 1 facevo anche alcune gare con le turismo e mi trovavo bene, anche se la differenza era enorme come guida e tutto il resto. E sì, sono stato 10 anni dopo pilota ufficiale della BMW e con le turismo, super turismo e GT ho vinto parecchie gare e campionati. Nel 1990 a Hockenheim, l'ultima gara, sì, lì c'era la possibilità di 3 piloti per vincere il campionato. C'ero io con la BMW, c'era Ludwig con la Mercedes e Stuck con l'Audi. E alla Mercedes avevano messo uno squadrone di auto e di piloti in più e alla prima curva Schumacher ha pensato bene di cacciarmi fuori perché mamma mia ha proprio cercato, è andato perfino sull'erba a tagliare la curva per centrarmi. Si vede che quello era il suo lavoro che doveva svolgere e purtroppo ho perso il campionato l'ultima gara, l'ha vinto per fortuna Stuck e non la Mercedes. Il periodo più bello, sono stati bellissimi tutti, stagione per stagione, sia in moto che in auto. Ovviamente all'inizio la mia passione era la moto, dopo è diventata quella dell'auto, però mi sono piaciute tutte, anche se purtroppo ci sono stati incidenti e cose varie e rotture anche di motori. Per esempio nel 75, il primo anno del mondiale, che ho vinto la 350, correvo anche in 250
e ho vinto diverse gare, però altre gare che ero in testa si è rotto il motore o qualcos'altro, e altrimenti potevo fare 2 campionati il primo anno. E mi fa molto piacere tornare in sella alla 750 soprattutto, è un motore incredibile, è una moto davvero che ti entusiasma e comunque è una moto degli anni che furono e non c'è elettronica, quindi è anche difficile, come dicevo prima, da domare. Ovviamente non vado più come allora, me la prendo con più calma. I piloti del motomondiale adesso ce ne sono tanti che vanno forte. Mi è dispiaciuto per Marquez che quest'anno non l'abbiamo visto lottare con tutti gli altri, che sarebbe sicuramente stato bello vederlo. La Formula 1 di adesso ha troppa elettronica, è comandata dall'elettronica. Il pilota alla fine viene sempre fuori, il pilota bravo, infatti si vede che Hamilton ce la fa a stare davanti ai suoi compagni o agli altri, però secondo me è una Formula 1 più di ingegneri e di elettronica, di elettronici che non di piloti. Tutte queste nuove regole, track limits, contatti e robe del genere sono esagerati, sono veramente... non mi piacciono. Sì, le piste in generale oggigiorno sono cambiate, ma sono state rovinate, diciamo, da Schumacher che voleva sempre le chicane dappertutto e sinceramente guidare con le chicane, volare sui cordoli così non è la bellezza di una guida. A me piace la guida veloce, i curvoni veloci, cioè impostarli come vanno impostati e non dover frenare, fermarsi, saltare sui cordoli per poi rallentare un po', perché poi alla fine tanto le velocità sono sempre più o meno le stesse. Diciamo che 50-50, quello che mi fa ridere è che soprattutto quando correvo in moto, allora quando vincevo ero l'italo venezuelano o ero l'italiano, e quando andavo qualcosa storto l'italo venezuelano, quando non combinavo niente il venezuelano.